Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Guadagno Quotidiano. Oggi siamo qui nuovamente per parlare di Rollercoin. Bene, ciao a tutti, bentornati e benvenuto per chi è nuovo. Oggi parleremo di Rollercoin, o meglio vi darò un piccolo aggiornamento su una loot box che ho acquistato e poi vedremo un file che sarà sicuramente utilissimo per tutti voi per potervi calcolare sia i rendimenti giornalieri sia quelli mensili, anche a seconda appunto del cambiamento del network power e del vostro potere a seconda del mining. Come al solito, prima di tutto vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale in quanto questo sarebbe utilissimo, soprattutto perché, come ho detto nel video dei miei obiettivi di quest'anno, che vi lascerò ovviamente nelle schede, ho l'obiettivo di arrivare a 1000 iscritti entro giugno 2022, quindi un semplicissimo clic sopra il bottone iscriviti sarebbe davvero utilissimo per me perché appunto mi permetterebbe di raggiungere questo mio importantissimo obiettivo. Inoltre vi lascio ovviamente il link in descrizione di Rollercoin che prevede appunto 1000 satoshi gratuiti all'iscrizione per appunto i nuovi iscritti che passano attraverso quel link. Inoltre vi lascio il link in descrizione anche del mio canale Telegram che attualmente non è molto utilizzato ma comunque ho intenzione di appunto fare qualcosetta anche lì e soprattutto per le news diciamo più importanti e veloci, tempestive, sicuramente quel canale lì lo userò in futuro. Inoltre forse potrebbe anche arrivare una piccola sorpresa, non in questi giorni, ma comunque datemi tempo 1 o 2 settimane per finire gli ultimi accorgimenti, quindi andate sul canale Telegram perché sicuramente lo posterò lì. Quindi finita diciamo la marchettata iniziale, possiamo subito partire appunto con il video e con appunto l'aggiornamento su un miner che ho acquistato. O meglio, ho acquistato una loot box, la loot box del appunto per il capodanno cinese che è costata 25 RLT che appunto avevo ottenuto un po' grazie agli iscritti che appunto mi hanno permesso di ottenere qualche RLT e in più anche grazie ai task wall che sto facendo in questo periodo. Appunto ho acquistato questo loot box e sono riuscito ad ottenere questo miner. Purtroppo è uno dei miner diciamo più deludenti, diciamo, perché non ha moltissima potenza, infatti ha solo 20.000 GHz di potenza e diciamo che non ne valsa la pena rischiare questi 25 RLT. Però non importa, ho voluto farlo, ormai è così, quindi diciamo che lo accettiamo comunque. Sono comunque 20.000 GHz che male non fanno e in più uno 0,5% di collection. Quindi fatto diciamo questo piccolo aggiornamento, passiamo subito al file che vi lascerò in descrizione, ovviamente, il primo link disponibile nell'info box e che tra l'altro devo ringraziare un altro youtuber che appunto mi ha dato la possibilità di utilizzare il suo foglio Excel o comunque il suo foglio Google di base da cui appunto io poi ho implementato alcune piccole cose. Infatti l'ho chiamato Rollercoin in versione 5.1 in quanto la versione che aveva dato lui era la quinta. Questo youtuber è Dottor D4X o Dottor Dax, non so esattamente quale sia la sua pronuncia, e nel caso in cui lui guardasse questo video gli propongo appunto una collaborazione per poter fare un video insieme. Detto questo quindi passiamo subito al file e qui appunto vedete un bel po' di dati. Bene, questo è il file che andremo un attimino a spiegare appunto per capire un pochino anche i dati, così altrimenti appunto rischiamo di far confusione. Innanzitutto ricordatevi che come c'è scritto qua sopra, solo le parti in verde devono essere modificate e devono essere modificate con i vostri dati e appunto i dati attuali. Partiamo quindi subito dal primo esempio, dalla prima casella che è il mio potere in terahash. Infatti il mio potere in terahash è pari a 1158 terahash. Fate attenzione quindi che in questo caso noi stiamo facendo una conversione da terahash a EH per secondo, che senza grossi problemi lui calcolerà già di suo, e quindi non preoccupatevi, non dovete modificare anche questo dato. Quindi basterà mettere appunto il vostro potere qui e a questo punto lui cambierà autonomamente. Quindi quali dati noi dovremmo inserire e cosa potremo appunto vedere attraverso questo file. Innanzitutto da questo file possiamo vedere nel caso in cui non lo conosceste, ad esempio i blocchi
di reward che vengono appunto dati ogni 10 minuti da Rollercoin. In questo caso, ad esempio, BTC a 60.000, questo 60.000 c'è perché in questo periodo, in questa settimana, c'è il per 2 dei blocchi di reward di BTC. Nel caso in cui appunto non cambiasse ancora la versione, ci fosse ancora questo 60.000, ricordatevi di controllare sul sito appunto se appunto è la settimana per 2 di BTC. Altrimenti appunto dovete poi dimezzarlo. Dopodiché dovremmo poi modificare appunto il prezzo in valore di euro delle varie criptovalute che noi andremo a guardare. Questo perché appunto se cambia il potere, se cambia il valore, cambieranno quindi anche poi effettivamente ciò che noi otterremo ogni giorno. E poi ad esempio anche il potere appunto del network power, quindi ad esempio il potere che adesso andiamo subito a vedere, questo potere qua, noi questo abbiamo il nostro potere, il potere totale sarà questo, ma soprattutto il potere che ci interessa per appunto criptovaluta sarà questo qua, quindi ad esempio il potere totale degli RLT è 25.609 EHS, che noi appunto andremo a inserire in queste caselle, appunto, quindi rispettivamente per ogni criptovaluta, per poi ottenere appunto i valori finali. Inoltre qui c'è anche una casellina verde sul tempo per blocco. In questo caso non c'è, l'abbiamo messa verde appunto perché potrebbe essere modificata come è stato fatto da Rollercoin negli ultimi mesi, ma solitamente penso che adesso sarà più difficile appunto modificare questo numero, quindi solitamente questa colonna qua probabilmente non la modificherete mai. E quindi appunto inserendo questi dati noi andremo a vedere qui in fondo qual è il nostro guadagno per giorno. E non solo, vedremo anche la classifica di quale conviene più minare, e in questo caso come al solito è Ethereum per valore, ma purtroppo Ethereum ha delle fee di transizione altissime, quindi diciamo che solitamente si andrà a considerare come il migliore da minare appunto l'RLT. Inoltre qua noi possiamo vedere qual è il valore per petahash per blocco, quanto noi guadagneremo a ogni blocco, il nostro premio in criptovaluta e infine diciamo la percentuale che noi andiamo ad ottenere di quel blocco. Inoltre io rispetto al vecchio file ho voluto aggiungere anche non solo i giorni di attività che appunto erano già presenti, ma anche i giorni dall'ultimo ritiro, se è stato effettuato ovviamente. Questo perché sarà poi utile in questo diciamo riquadro qua in fondo che vi andrò a spiegare tra poco. Inoltre ho deciso anche di immettere il valore di power senza la percentuale che ci viene data, quindi ad esempio questo potere qua, 1158, è formato da il potere più il 7,9%. Quindi noi andremo a vedere, così per curiosità volendo, anche quale sia il potere che noi avremmo senza considerare la percentuale di bonus. Quindi guardate questa prima parte, che probabilmente è la parte più interessante o comunque più importante che noi andremo sempre a verificare. In ogni caso passiamo alla seconda fila diciamo di blocchi dove c'è, e appunto noi abbiamo qui la possibilità di inserire il nostro reward, ovvero il dato che ci viene dato appunto in questa sezione, quindi in questo caso ad esempio è 0.00074 e qualcosa Matic, che in questo caso è leggermente più alto di quello che ho scritto qua perché oggi pomeriggio quando ho finito appunto di comporre questo file era così, e quindi andremo direttamente a vedere il nostro valore appunto in euro. Infine ci saranno dei dati che ci permetteranno di capire quanto noi andremo a guadagnare al giorno e alla settimana. In questo caso io col mio attuale potere guadagno 0.16 circa Matic al giorno e quindi 1.13 quasi 14 euro alla settimana. E infine l'ultima sezione di celle, quella che ho aggiunto proprio totalmente in questo caso, che era quella appunto per verificare quanto noi abbiamo guadagnato in termini assoluti dal momento in cui noi siamo andati a ritirare. Nel caso in cui noi non avessimo mai ritirato, semplicemente basterà inserire nella data di ritiro come data di iscrizione, in questo caso ad esempio sono diverse appunto perché io ho già fatto un ritiro a maggio del 2021, e a questo punto i calcoli ci verranno comunque lo stesso fuori appunto perché sono ottimizzati appunto a seconda della data che noi siamo andati a mettere. In ogni caso, inserendo quindi tutti i valori che abbiamo nella piattaforma, dovete andare a inserire il quantitativo della criptovaluta che avete perché comunque i calcoli sono già fatti in modo che vi esca un valore in euro, quindi ci sarà una conversione e infine potete andare a vedere quant'è il vostro guadagno totale dall'ultimo ritiro e infine anche il vostro guadagno giornaliero
dal proprio ritiro. Quindi potete vedere quanto avete fatto in valore assoluto ogni giorno, appunto da quando avete iniziato a minare. Ovviamente voi potreste dire, ma intanto ce l'abbiamo già, il valore è questo qua in fondo. In verità non è così, questo perché se voi avete cambiato appunto la criptovaluta da minare in corso d'opera, il valore quindi si modificherà. Inoltre nel tempo è aumentato anche il potere e quindi se non avete mai fatto altri acquisti o non avete mai ottenuto altri miner, il vostro potere e quindi anche il vostro guadagno giornaliero è sceso e quindi bisognerà fare una media per ottenere il guadagno che avrete al giorno. Questo quindi non è solo un modo per vedere come appunto sta andando il vostro investimento, ma nel caso in cui ci fossero quindi alcune persone che vogliono appunto investire, che quindi fossero curiose di quanto appunto si possa guadagnare a seconda appunto delle proprie possibilità di investimento, sicuramente questo è anche un buono strumento appunto per aiutarci per capire quanto effettivamente sia conveniente per noi o meno. Ebbene sì, quindi questo è il file che vi lascerò in descrizione che sicuramente potrebbe essere un ottimo, davvero un ottimo aiuto per tutti coloro che appunto utilizzano questa piattaforma, proprio perché appunto ci danno tutta una serie di dati che ci possono essere utili sia a capire quanto appunto ci può convenire fare una certa scelta o meno e soprattutto anche per capire quanto noi stiamo effettivamente guadagnando da questo sito. Quindi ringrazio ancora Dottor Dax per aver appunto creato questo file e che quindi ci abbia anche permesso ovviamente di modificarlo e quindi di creare una versione un po' più completa. Quindi vi lascio ovviamente i suoi link in descrizione e quindi fate un salto anche nel suo canale perché sicuramente potrebbe esservi molto d'aiuto perché anche lui fa dei video su Rollercoin e su altre piattaforme. Quindi vi ricordo ovviamente che vi lascio in descrizione il link di Rollercoin che appunto vi permette di guadagnare 1000 satoshi gratuitamente all'iscrizione. Quindi vi chiedo ancora una volta di iscrivervi al canale perché questo sarebbe importantissimo per me e sarebbe davvero un grossissimo aiuto per permettermi di raggiungere il mio obiettivo entro giugno 2022, ovvero i 1000 iscritti. E ovviamente lasciate un like e un commento per qualsiasi cosa, quindi se avete domande o semplicemente anche solo per fare una discussione costruttiva per tutti su questa piattaforma o su altre piattaforme, ci mancherebbe. Sicuramente questo potrebbe essere sia utile per noi, che così si può appunto conversare e scambiarsi le proprie idee, sia per coloro che appunto magari hanno i nostri stessi dubbi o semplicemente sono interessati appunto alla questione. Quindi grazie ancora e ci vediamo a un prossimo video.